Salve ragazzi, oggi andiamo a parlare delle mod e vediamo alcune mod che ritengo più interessanti da andare a utilizzare. Ovviamente c'è da dire che ogni giorno vanno a inserire nuove mod, quindi fra magari una settimana, 10 giorni ci potrebbero essere mod più interessanti. Comunque al momento mi sento di vedere queste qui che vi farò vedere, quindi consigliare più che altro. Dunque, allora abbiamo l'Egg Collector, che sarebbe il collezionatore di uova. È vero che hanno messo l'Oviraptor che raccoglie in automatico le uova, però c'è da dire che è piccolino come animale e ha un peso minimo, quindi le uova purtroppo hanno un peso enorme su Ark e quindi ne va a raccogliere veramente poche. Se avete tanti animali, soprattutto tante femmine, avrete il problema di dover andare sempre a catturare o quantomeno far mettere in accoppiamento altri oviraptor per avere cioè per ovviare questo problema. Invece con il collezionista qui, il collettore, chiamatelo come volete, di uova, il problema viene un po' risolto perché vedete quanto ne riesce a tenere a una capacità elevata, quindi molto utile per andare ad raccogliere in automatico le uova. Dunque, un'altra mod che ho utilizzato e l'avete già vista in alcuni video è quella del binocolo o canocchiale, che è questa qui. Praticamente vi fa mangiare qualcosa che in realtà non c'è e poi vi esce questo piccolo rettangolo in alto a sinistra dello schermo dove vi dà un po', se inquadrate così vedete che al centro qui c'è un esagono verde, vi fa, vi dice la latitudine e la longitudine dove vi trovate, il tipo di bioma, la temperatura e anche il vento. Non so quanto serve a sapere il vento, però vabbè, ve lo dà. E poi se andate a indossare il canocchiale, in questo modo qua, andando a inquadrare sempre con questo esagono un animale, vi dà le caratteristiche. Vedete che vi dice il nome dell'animale, vabbè, l'appartenenza, in questo caso vabbè, tamato, il livello e poi vi dà le statistiche dell'animale. Però è molto più utile utilizzarlo quando noi andiamo a cercare degli animali in giro in modo da vedere che livello sono, però vedete che non ha l'animazione di tenere in mano il binocolo, quindi mi sono trovata meglio rispetto ad altri perché comunque stando sopra una mount c'era il problema sempre che andava a inquadrare la testa. Allora vedete che questo qui per esempio vi dà le caratteristiche in modo che se dovete andarlo a tamare, volete andarlo a tamare, vedete già un po' le caratteristiche dell'animale. Io lo trovo molto comodo, lo trovo stracomodo, devo dire la verità, quando andiamo a fare il taming, procediamo per il taming, in quanto poi ci fa vedere anche adesso che ragazzi, ma com'è possibile che questo qui è stato ehm, cioè è stato addomesticato da qualcuno? Ma com'è possibile sta cosa? Cioè, cose veramente assurde. Comunque vi dicevo, non sono stata io, l'ho trovato qua, sono in single player, ma vabbè, comunque viene giusto per farvi vedere che c'è anche la barra con le stelline dove c'è la percentuale dell'inconscio. Quindi è molto utile e anche la vita è molto utile perché sapete che quando andiamo poi a catturare un animale e andiamo a sparargli i dardi o le frecce possono anche andare a perdere vita. Ah, probabilmente sarà stata una rana, ecco perché. Dunque, la mod che comunque è più utile in assoluto, secondo me, è questa qui, la CryoPod, cioè vi fa con un solo cristallo creare una Cryo
e poi vi dà anche qui il frigorifero per mantenere le Crio. Quindi al momento secondo me è quella da inserire assolutamente. Le altre poi sono delle cose in più se uno vuole vedere e aggiungere cose simpatiche in più, però questa qui io credo che in questo momento su The Island, non essendoci le viverne, sia la mod più utile in assoluto. Dunque, un'altra mod che ho inserito per avere un po' più di ordine, di spazio, è quella degli stack, cioè praticamente questa credo che tiene fino a 1000 di stack, comunque ce ne sono di vari tipi, anche in base al numero degli oggetti che possono essere stati messi all'interno di un quadrato e anche riguardo il peso. Quindi questa è abbastanza utile. Ora vediamo come funziona invece il teleport. Dunque abbiamo fatto questo qui da andare a piazzare dove vogliamo arrivare o partire. Andandolo ad aprire possiamo andarlo a rinominare, quindi metteremo tribù e noi siamo qua. E ovviamente adesso per vedere se funziona dobbiamo andarla a pezzare da un'altra parte, quindi ci spostiamo leggermente e facciamo la prova. Allora eccolo qua, ovviamente dovrete portarli in punti. Ecco, possiamo andare a vedere lì dove, qua abbastanza vicino, dove c'è il cristallo, così in modo da capire come funziona e averlo in un punto dove ci interessa andare più volte. Quindi qui abbiamo sia, vedete qua per esempio, il metallo che il cristallo più sopra, quindi ci può interessare venire in questo punto per raccogliere il metallo. Allora posizioniamo la piattaforma, gli diamo poi un nome, mettiamo metallo, ok, e a questo punto possiamo andare a utilizzare il telecomando. Vedete, allora vediamo come funziona. Allora ci porta direttamente a tutti gli obelischi, poi al terminal tech, alla tribù e al metallo dove avevamo messo noi le varie piattaforme, che poi sarebbero i teleport. Quindi torniamo in base, vediamo un po' se funziona. Fa un cerchio abbastanza grande, quindi potete portare con voi anche le creature, ed eccoci qui tornati in base. Quindi funziona, è abbastanza comodo perché avendo poi il telecomando da qualsiasi posizione noi possiamo tornare dove vogliamo, quindi andare a utilizzare i vari teleport fra loro. L'altra mod che ho trovato veramente fantastica si chiama Dino Ping, poi dopo vi farò vedere i nomi completi dove sono andata a installarle. Dunque questa mod ci fa costruire, come potete vedere, questa mini radio che ho messo sul tasto 7. Una volta che noi andiamo a cliccare ci darà il Dino Ping Tracker, che è utilissimo per andare a trovare le creature in base al proprio livello. Quindi qui possiamo andare a diminuire o ad aumentare il nostro range, e andando a cliccare qui ci farà vedere tutte le creature, vedete anche la distanza in cui si trovano in base al livello. Se non sbaglio possiamo andare anche a mettere in ordine di livello, e in questo modo possiamo trovare finalmente gli animali di livello alto che tanto cercavamo. In realtà sono tanti che ci sono, però non li vado mai a vedere o a trovare. Vedete che esistono finalmente degli animali di livello 130, però sono sempre i soliti che poi alla fine non ci staranno più di tanto. Però in questa maniera, ragazzi, riusciamo a trovare finalmente in modo facile le nostre creature. Mettiamolo dal più alto al più basso. Ok, allora ho cliccato su un dodo che era abbastanza vicino. Vedete che c'è questa bellissima luce rosa che ce lo va a indicare, quindi dovrebbe essere questo qua. Ah, ecco qua. Ah, c'è anche un fischio che probabilmente mano a mano che ci avviciniamo incomincia, non so se si sente, a fischiare, finché, quando poi penso andiamo a togliere qua
Ok, quindi è abbastanza, anzi è molto facile andare a trovare i nostri animali. Questo credo che sia il più utile alla fine di tutti quelli che ho fatto vedere finora, almeno a parte la Crio, questo è uno dei più utili. Comunque andremo a vedere magari altri mano a mano che li metteranno quindi col tempo, altre mod interessanti. Se avete da segnalarne qualcuna fatelo qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao a tutti! Dunque, le mod che oggi abbiamo provato sono queste qui: Dino Storage, Alpha Spyglass, TG Staking Mode 1090, Egg Collector, Dino Ping Tracker. Questa è valida soltanto credo in single player perché c'è scritto qua tra parentesi, e il Teleporters Mode, questo qua. Poi ce ne sono di vari tipi, ce ne sono anche senza telecomando, ma naturalmente è più comodo ormai se volete proprio fare qualcosa di particolare, è più comodo andare a utilizzare il telecomandino.